Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e questo coso da 12, anzi forse 15 euro col coupon sconto nella descrizione del video per la versione Pro è uno dei prodotti che dovresti avere in casa subito. Che cos'è questo prodotto? È il Mostool MT007, nel mio caso il Pro, dove abbiamo il manuale di istruzioni, il multimetro che è molto particolare perché è un pennino, ma non è solamente un multimetro, ha delle funzioni che sono veramente incredibili, specialmente per quello che costa, ed è unico del suo genere perché a penna ed è uno dei multimetri rilevatori. Adesso andremo a vedere che cosa rileva con True RMS più ergonomici che ci sono nel mercato. Vediamo che cosa arriva anche nella scatola: una sonda che eventualmente, se dobbiamo misurare il voltaggio di qualcosa, dobbiamo metterla da questa parte per toccare i due poli. Anche questo è un ottimo multimetro con delle funzioni speciali, sempre della Mostool, però ha le due sonde classiche, quindi se dobbiamo misurare il voltaggio di qualcosa al volo, o lo dobbiamo appoggiare così sul tavolo per vedere quello che stiamo facendo, dobbiamo toccare con tutte e due le sonde, mentre qua, come potete notare, non abbiamo bisogno di questo perché una delle due sonde fa anche da monitor. Ma non è solamente questa la comodità, perché come potete notare qua sullo schermo è scritto auto, perché riesce a rilevare la corrente continua o la corrente alternata in automatico e non dobbiamo girare la rotellina sulla corrente alternata o continua, o per esempio qua se tocchiamo la corrente continua ci dirà che è una corrente continua, ci darà il voltaggio, la tensione della corrente. Se sarà alternata ci farà vedere il segnale di alternata. Per quanto riguarda le sonde, come potete notare sono ricoperte, eventualmente se volete tenerle ricoperte per qualche motivo per non fare cortocircuito, ma possiamo anche togliere i cappucci per una nostra comodità. E come potete notare non ho nessun altro dispositivo in mezzo, ma solamente le due sonde, e misuriamo il voltaggio dove ci dice che è DC, quindi corrente continua, 12,19 volt. Mentre adesso se tocco qua, come potete notare rileva la corrente alternata, infatti ci fa vedere AC e 232 volt. Per quanto riguarda il massimo, la massima tensione che può misurare come tensione alternata è di 700 volt, invece come tensione massima per la corrente continua è di 1000 volt addirittura. Ha anche un'altra funzione molto interessante dove non ci serve l'altra sonda, dove possiamo rilevare il cavo neutro e il cavo fase. Basta schiacciare questo bottone, andiamo su live. Se tocco qua vedete che rimane live, vuol dire che è un cavo neutro, qua è un connettore neutro dove se tocco con la mia mano non prenderò la scossa, invece qua abbiamo la fase, ovvero se tocco mi fulmina. E non ha la possibilità di rilevarlo solamente se tocchiamo il cavo, ha anche la possibilità di rilevare il cavo neutro e il cavo della fase anche senza toccare il cavo. Vi faccio vedere adesso. Qua mi avvicino e vedete che diventa verde, invece da questa parte mi avvicino e diventa rosso. Per quanto riguarda la differenza tra la versione standard e Pro, nella versione Pro abbiamo lo schermo colorato, mentre la versione standard è LCD normale bianco-nero. Non solo, la versione Pro che ho qua in mano ha la possibilità di misurare la sequenza di fase, mentre quella standard non ce l'ha. Tenendo premuto il bottone rosso possiamo accendere e spegnere il multimetro, abbiamo il bottone hold e il bottone per rilevare a contatto il cavo fase e il cavo neutro o senza contatto, e possiamo anche rilevare la sequenza di fase. Se invece premiamo una volta il bottone rosso di accensione e spegnimento, passiamo alla modalità auto, possiamo misurare il voltaggio o la tensione di una corrente continua e abbiamo la possibilità di misurare a 4 cifre, e possiamo anche misurare manualmente la corrente alternata. Possiamo misurare la capacità di un capacitore, detto anche condensatore. Possiamo anche controllare la continuità di un cavo, un connettore o qualsiasi cosa. Basta toccare da una parte
e dall'altra se suona vuol dire che c'è continuità e il cavo non è interrotto. Non solo, con la stessa funzione possiamo misurare i diodi, basta toccare la parte giusta. Adesso siamo con polarità corretta, infatti si accendono le luci, possiamo cambiare anche il colore delle luci, vedete che diventano verdi, così da rilevare sia il valore che compare sullo schermo, ma anche eventualmente controllare se un diodo, che in questo caso non è altro che una luce LED, funziona o non funziona e la sua polarità. Non solo, questo piccolo aggeggino da 15 euro è anche un termometro ambientale, ci fa vedere in gradi centigradi o anche in Fahrenheit. Ha anche la possibilità di misurare la frequenza e non solo, se siamo al buio possiamo tenere premuto questo bottone perché ha una luce LED, così possiamo vedere bene dove stiamo mettendo la sonda. Ha anche una clip, quindi possiamo metterlo nel taschino o appenderlo sulla tasca e possiamo spegnerlo tenendo premuto il bottone, o se no, se lo lasciamo, lo dimentichiamo, si spegne in automatico. Come si alimenta? Beh, si alimenta con una batteria AAA che non è inclusa e si possono utilizzare anche le batterie ricaricabili. Io personalmente utilizzo quelle al nickel zinco perché hanno un voltaggio alto. Spero che questo video vi sia stato utile. Come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo aggeggino meraviglioso nella descrizione del video, ma potete anche cliccare qua. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.